La lettura lunga. Io sono Joe. E io Emma. Ieri sera Emma mi ha scritto una cosa al telefono. 3 parole. Mi tolgo le scarpe. Adesso te la facciamo raccontare. Eh, te la racconto. Allora, sono in salotto, tuta blu, scarpe da corsa nuove ai piedi, di quelle azzurre con la suola bianca, telefono in mano, sull'app c'è scritto corsa per principianti, settimana 1, schiaccio start. Sì, Il timer parte. 30 minuti. 30:00. Poi 29:59. Poi 29:58. e tu? Io sto in piedi davanti al divano, guardo il timer che scende e mi dico una frase precisa. Qual è? Non oggi, domani mattina presto. Metto in pausa, mi siedo sul divano, mi tolgo le scarpe. 1, 2. Vado in cucina, faccio il caffè. Quante volte? 4. 4 giorni di fila. Stesso divano, stesse scarpe, stessa frase. Ok, ti dico subito una cosa che forse ti farà arrabbiare. Dimmi. Secondo me non sei tu. O almeno, non solo. È il timer. Sono quei 30 minuti. Il timer? Lascia che ti racconti una cosa mia, prima. Una cosa di cui non sono fiero. Vai. Sul mio comodino, da 4 anni, c'è lo stesso libro. Filosofia. Copertina blu scuro, bordi un po' consumati perché lo sposto sempre quando faccio il letto. Non l'ho mai aperto. 4 anni. 4. Me l'ero comprato con un piano preciso. 30 minuti di lettura ogni sera, prima di dormire. Mi sembrava un piano serio. 30 minuti, niente di che. E poi? E poi la sera io ero cotto. Tornavo a casa, cena, doccia, lavavo 2 piatti, mi infilavo a letto. Guardavo il libro lì sul comodino. Pensavo 30 minuti adesso, non ce la faccio. Aprivo il telefono. 15 minuti di video stupidi e poi dormivo. Tutte le sere? Tutte le sere. Per 4 anni. Sai cos'è strano? Non era che il libro non mi piacesse. Era che 30 minuti mi sembravano una montagna e il telefono una poltrona. Sì, lo so cos'è. Adesso ti dico cos'è cambiato. 6 mesi fa ho letto questo capitolo del libro di James Clear, quello sulle abitudini. Ho riso, perché sembrava che parlasse proprio di me. Poi ho chiuso il capitolo e ho cambiato una sola cosa. Cosa? La regola. Non più 30 minuti. Una pagina. Apri il libro. Leggi una pagina. Chiudi. Anche solo una riga, se la pagina è lunga. Una pagina? Una pagina. 2 settimane dopo avevo letto più di quanto avessi letto nei 4 anni prima. E adesso a che pagina sei? 160. Con settimane lentissime, eh? Ma non è più tornato a essere quel libro chiuso sul comodino. E il punto è questo. Cioè, Per 4 anni ho creduto di essere uno che non legge la sera. Non era vero. Ero uno che si era dato un'abitudine troppo grande. aspetta, fammi pensare. Dimmi. Tu il libro, io le scarpe, tu i 30 minuti di lettura, io i 30 minuti di corsa. Stessa montagna, 2 stanze diverse. Però Joe, io le scarpe le ho messe vicino alla porta. Come abbiamo detto un mese fa, ti ricordi? Rendi evidente, il segnale ce l'ho. Sì, E l'app mi piace. La voce della tipa che parla è gentile, la musica è bella. Mi sono pure detta sono una persona che corre, come a gennaio. 3 leggi su 4. 3 su 4 e mi sono tolta le scarpe 4 volte di fila. Allora cos'è che non torna? Ti manca la terza. O meglio, manca il pezzo che decide se l'abitudine parte o resta in salotto. Allora la mia terza legge è ancora chiusa nelle scarpe. Clear la chiama Make it easy. Rendi facile. La terza legge. Rendi facile. E dentro questa legge c'è uno strumento che si chiama regola dei 2 minuti. 2 minuti. 2 minuti. La regola dice, qualsiasi abitudine nuova, quando la cominci, deve durare 2 minuti o meno. Aspetta, io devo correre 2 minuti? Non proprio. Devi fare i 2 minuti che vengono prima della corsa. Mettere le scarpe. Aprire la porta. Camminare fino al cancello. Stop. Stop al cancello? Stop al cancello. Joe, ma così non corro. Mi vesto, metto le scarpe, esco di casa e poi torno indietro. Mi sento scema solo a dirlo. Lo so,
Perché tu stai ancora giudicando quei 2 minuti come se fossero una corsa piccola. Ma non sono una corsa piccola, sono l'ingresso della corsa. L'ingresso della corsa. Esatto. Adesso pensa una cosa con me. In quale dei due scenari domani ti rimetti le scarpe? Quello dei 30 minuti che ti sei già tolta 4 volte, o quello dei 2 minuti al cancello? Mm, quello del cancello. Perché? Perché 2 minuti li so fare. 30, no? Esatto. La regola dei 2 minuti non è una regola sulla corsa, è una regola sull'inizio. Sull'inizio. In questo momento, secondo me, il problema non è ancora la corsa, è arrivare al punto in cui la corsa può cominciare. Aspetta. Tu mi stai dicendo che io, in questo momento, non devo nemmeno provare a correre. Sì, non oggi, non domani, non dopodomani. E mi sembra sbagliato. Mi sembra che sto facendo finta. Stai facendo finta. Stai costruendo la rampa. Senza rampa, l'aereo non decolla e tu hai provato a decollare 4 volte da ferma. Il tuo vero allenamento per qualche giorno non è correre, è mettere le scarpe senza che le scarpe diventino una minaccia. Quindi il vero allenamento adesso è mettere le scarpe. Sì, sì, mettere le scarpe e arrivare al cancello. Quello è il rituale che stai costruendo. E quando posso correre? Quando mettere le scarpe sarà diventato facile come prendere il caffè. Allora il tuo corpo, una volta arrivato al cancello, ti chiederà di andare avanti da solo. Non sempre. A volte sì, a volte rientrerai. Va bene così. A volte rientro e basta. A volte rientri e basta. Non è un fallimento. È il giorno in cui hai protetto l'abitudine. Aspetta, ti dico una cosa che mi sta venendo in mente. Dimmi. Quando ho iniziato a lavarmi i denti da bambina, mia madre non mi diceva lavati i denti per 3 minuti. Mi diceva vai in bagno, prendi lo spazzolino. Il resto veniva. Sì, E adesso, da grande, lo spazzolino lo prendo senza pensarci. I 3 minuti vengono dopo, ma non li ho mai contati. esatto. L'abitudine vera è entrare in bagno e prendere lo spazzolino. Quello che succede dopo è una conseguenza. Quindi il problema dei miei 30 minuti è che ho saltato direttamente al lavati i denti per 3 minuti. Hai saltato la parte facile. E senza la parte facile, la parte difficile non parte mai. Ma è quasi imbarazzante quanto è banale. Lo è, ma è la banalità che funziona, perché non ti chiede quasi nulla. 2 minuti non hanno bisogno di motivazione. 30 sì. Aspetta, però. Dimmi. Se faccio 2 minuti al cancello e basta, io non sto migliorando niente. Non perdo peso, non divento più in forma, non faccio progressi. Sì, è vero. Nelle prime settimane non vedrai grandi progressi fisici. E allora perché lo faccio? Perché stai facendo un'altra cosa, una cosa che non si vede sulla bilancia. Cioè, Stai diventando la persona che alle 7 di sera si mette le scarpe ed esce. Punto. È un voto, Emma. Te lo ricordi il voto di gennaio? ogni azione è un voto per chi vuoi diventare. Sì, i 2 minuti al cancello sono un voto. 30 minuti di corsa sarebbero un risultato. Tu adesso non hai bisogno di un risultato. Hai bisogno di voti. Mhm. Però mi sembra di barare. Barare con chi? Non lo so, con me stessa. Come se mi stessi accontentando. Senti, tu ti sei già tolta le scarpe 4 volte. 4 voti contro. Non è che ti sei accontentata di poco. Ti sei accontentata di 0. Aia, 2 minuti al cancello sono infinito rispetto a 0, non rispetto a 30 minuti. ferma un secondo. Ferma, mi sta venendo in mente un'altra cosa. Vai. Mia cugina 2 anni fa ha iniziato a meditare. Mi ha detto, faccio 20 minuti la mattina. Dopo una settimana ha mollato. Dopo un mese ha riprovato, sempre 20 minuti. Ha mollato. 6 mesi fa mi ha scritto, medito da 8 mesi. Sai cosa ha cambiato? Cosa? Si è seduta sul cuscino e ha fatto un respiro. 1. Poi si alzava. Le ho detto, ma è una presa in giro. Lei mi ha risposto, no, è che adesso il cuscino non mi fa più paura. Il cuscino non le fa più paura. E adesso ne fa 20 senza accorgersene. Lì hai capito tutto. Non si trattava di meditazione. Si trattava di sedersi sul cuscino senza che il cuscino diventasse il nemico. Il cuscino come nemico.
Quando un'abitudine è troppo grande, l'oggetto stesso diventa una piccola minaccia. Le scarpe, davanti a 30 minuti, sono una minaccia. Le scarpe, davanti a 2 minuti al cancello, sono solo scarpe. Joe, una cosa mi spaventa. Dimmi. Quante altre cose nella mia vita ho rotto così, cose che mi piacevano davvero. Il pianoforte, 8 anni fa. Lo studio dell'inglese, 2 anni fa. Il diario che volevo tenere. Tutte cominciate con piani da 30 minuti, 40 minuti, tutti i giorni. E poi tutte morte la prima settimana. La prima settimana. Ed io ogni volta mi dicevo che ero incostante, che non avevo carattere. Ma la prima legge ti ha detto che non era la memoria, era il cassetto. La seconda ti ha detto che non era la volontà, era il desiderio. Questa terza adesso ti dice che forse non era il carattere, era la dimensione. Allora, 8 anni di pianoforte non erano miei, erano del piano da 40 minuti. Diciamo che non erano un verdetto su di te. 3 stanze diverse, stesso errore. E ti dico l'ultima cosa cattiva, che però aiuta. Quando un'abitudine è troppo grande e tu fallisci, non perdi solo quell'abitudine. Perdi un pezzo della fiducia in te. Sì. Ogni volta che mi sono tolta le scarpe in questi 4 giorni, dopo, sul divano, sentivo una cosa schifosa addosso. Ecco, e quella cosa schifosa pesa la volta dopo. La quinta volta ti togli le scarpe più in fretta. Sì, è proprio così. Stasera me le sono tolte in 10 secondi. Per questo la regola dei 2 minuti non è solo una scorciatoia. È una protezione. Difende la persona dalla propria abitudine prima ancora di costruirla. Difende me da me stessa. Difende te da una versione di te che si sta arrendendo. Ok, allora dimmi come si fa, in pratica. 2 regole. Semplici, ma vanno tenute insieme. Vai. Prima regola. Scrivi la versione 2 minuti della tua abitudine. Quella vera, quella che vuoi avere fra un anno. E poi tagliala, fino a una cosa che dura davvero 2 minuti o meno. Tipo io, voglio correre. Versione 2 minuti, scarpe ai piedi, fino al cancello. Sì, leggere mezz'ora la sera, aprire il libro, una pagina, studiare l'inglese, aprire l'app, una scheda, meditare, un respiro lento, seduta sul cuscino, tenere il diario, scrivere una frase, una, Niente roba grossa, all'inizio. niente. La cosa grossa la vediamo più avanti. Seconda. Seconda regola, e questa la sbagliano tutti. Quando fai la versione 2 minuti, fermati lì, anche se ti viene voglia di continuare, soprattutto se ti viene voglia di continuare. Aspetta, se ho voglia, devo fermarmi? Sì, Joe, ma è proprio quello il momento in cui dovrei sfruttare la voglia. lo so che sembra così. No, non sembra. È quello che mi direbbe chiunque. Se finalmente ho voglia di correre, devo correre. È proprio lì che rischi di rovinare l'abitudine. Non perché correre sia sbagliato, ma perché stai cambiando il contratto col tuo cervello. Spiegami perché non ci credo. Se il primo giorno arrivi al cancello e ti senti benissimo, parti, fai 40 minuti, torni a casa esausta, sudata, contenta. Sai cosa succede domani? Cosa? Domani il tuo cervello, quando sente la parola scarpe, non pensa più 2 minuti al cancello. Pensa 40 minuti, esausta, sudata, e ti toglie le scarpe. Oh. La regola dei 2 minuti funziona finché 2 minuti restano 2 minuti. Non è una scusa per partire, è una soglia da proteggere. Quindi la prima settimana, anche se mi sento Wonder Woman, 2 minuti al cancello e rientro. Anche se ti senti Wonder Woman, domani ti svegli e Wonder Woman riparte facile, perché ieri non si è stancata. Mi piace pochissimo questa regola, ma la capisco. Brava. Adesso una piccola cosa pratica in più. Scrivi su un foglio le tue versioni 2 minuti, una riga ciascuna. Mettilo dove le vedrai. Sul piano della cucina, accanto alla vitamina. Accanto alla vitamina, dove ti funziona già una cosa. Joe, una domanda veloce. Per quanti giorni resto a 2 minuti? Finché diventa quasi noioso. Finché un giorno arrivi al cancello e pensi, ma dai, 2 minuti è ridicolo, voglio fare di più. E se quel pensiero torna per qualche giorno di fila, allora alzi di poco. Di quanto? 5 minuti, non 20. 5, non 20. 5. Poi 10. Poi 15.
Il salto deve essere sempre piccolo. Mai trasformare una soglia facile in una montagna nuova. Mai una montagna nuova. Una settimana facile alla soglia attuale, poi un piccolo passo avanti. Questa non è matematica, è manutenzione. Allora io adesso, appena finiamo, faccio una cosa. Dimmi. Foglietto in cucina. Scarpe, cancello, 2 minuti. Accanto alla vitamina. Domani sera alle 7 mi metto le scarpe. Esco, al cancello mi fermo, anche se ho voglia di partire. Sì, Joe, una cosa. dimmi. Stamattina, la quarta volta, mi sono detta, non sono una che corre. Adesso mi rendo conto che era la frase di sempre, solo più stanca. La frase di sempre. Non sono una che non corre, sono una che si è data un'abitudine troppo grande. Tienila. La tengo. Domani la quarta legge rendi soddisfacente, perché 2 minuti al cancello funzionano per partire, ma quando rientri dentro non senti niente, e quel niente alla lunga le abitudini se le mangia. Ci vediamo domani. Questa era la lettura lunga. Stesso posto, stessa ora.